Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Finalmente sono riuscito ad acquistare questo adattatore per batterie della Parkside, la linea X20 V-Team, che trasforma le nostre batterie in powerbank, ma anche in lampada. Non usciva in Italia, praticamente non è mai uscito in Italia, ma è uscito nel resto del mondo. Si è visto diverse volte nelle varie immagini, giravano sui vari social network, insomma. Aspettavo che arrivasse, finalmente ce l'ho fra le mani. Comprato il 14 agosto 2023 a 12,99 €, ne ho presi due. Vediamo come funziona, quali sono le caratteristiche tecniche, cosa ci permette di fare, insomma, se fa luce e tutto quello che lo riguarda. Quindi mettiamolo sul bancone e vediamo come va. E allora, siamo quindi pronti per vedere il prodotto. Prima però voglio farvi vedere la scatolina, quindi una piccola scatola, all'interno troviamo solo l'adattatore senza la batteria e il manuale di istruzione. Nella parte opposta, da questa parte, troviamo anche una descrizione, quindi per utilizzare le batterie della serie X20 V-Team come powerbank, ideale per ricaricare smartphone oppure tablet, macchine fotografiche, sia per ricaricare che per alimentare alcuni dispositivi, con due porte USB di tipo A da 2,4 A ciascuno, con un'uscita da 5 volt, e si possono ricaricare quindi contemporaneamente due apparecchi e una pratica clip per cintura con una funzione di apribottiglie. Ora però passiamo direttamente al prodotto. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere pure che da questa parte nel manuale di istruzioni c'è pure questa tabella che stacco immediatamente. Ve la faccio vedere in questo modo, fate un fermo immagine, vi leggete tutte le varie caratteristiche perché sono davvero tantissime. Quindi, detto questo, togliamo il manuale di istruzione nel quale ci sono spiegate le cose che adesso vi dirò e vediamo come è fatto il nostro prodotto. Quindi si inserisce e disinserisce esattamente come si farebbe quando inseriamo la batteria in un utensile che funzioni a batterie. Si spinge, sentiamo questo click che ci conferma che il nostro dispositivo si è agganciato, e nella parte bassa abbiamo gli stessi contatti che troviamo sotto ai vari utensili. Quindi si inserisce. A questo punto è pronto per poter essere utilizzato. Voglio farvi vedere pure la clip che ci permette di inserirlo nella cintura, e finalmente una clip che non stringe tantissimo, quindi ha un pochettino di spazio e ci permette di inserire e disinserire con facilità. Ovviamente in base al tipo di batteria, se più o meno pesante non sarà comodissimo, però abbiamo questa opportunità. E questo invece funge da apribottiglie. Per poter attivare le prese USB che troviamo nella parte opposta dobbiamo prima inserire un cavo per alimentare i nostri dispositivi. Possiamo farlo in realtà anche dopo, però abbiamo poco tempo a disposizione. Vi faccio vedere direttamente perché. Allora, accendendolo lampeggerà 4 volte questo LED e poi ci darà la possibilità di collegare il dispositivo. Però se dobbiamo per esempio sciogliere una matassa dal cavo di ricarica, dobbiamo prenderlo dal vano portaoggetti se siamo in auto eccetera, passerà del tempo e nel frattempo si spegnerà. Quindi guardate, lampeggia, ci dà la possibilità quindi adesso sia di accendere il LED che di ricaricare il dispositivo, ma se non lo facciamo subito, come vedete, si spegne, quindi poi si deve ripetere l'operazione, tanto vale farlo prima. Si inserisce quindi il cavo, si accende e il telefonino andrà sotto carica, quindi alimentato dal cavo USB. A questo punto continuerà a ricaricarlo fino a quando il dispositivo non sarà carico al 100%, perché quando riconosce che non sta alimentando più nulla si spegne in automatico. Quindi simuliamo che il nostro telefono sia carico al massimo e vedrete che fra un pochettino si spegnerà, come avete visto, una volta staccata l'alimentazione. Quindi ha anche una sorta di risparmio energetico. Va bene sia per alimentare i dispositivi che per ricaricarli. Proviamo anche ad alimentare un piccolo ventilatore. E quindi rieccolo qua il nostro piccolo ventilatore vintage. Colleghiamo contemporaneamente e alimentiamo due dispositivi, uno per ricaricarlo e l'altro invece per alimentarlo, perché questo non è ricaricabile, va alimentato. Quindi regolo l'inquadratura, premiamo il tastino, a questo punto lampeggerà come poco fa, il telefonino andrà sotto carica e potrò accendere il ventilatore, che però fa falso contatto, quindi ok, adesso si muove. Quindi sta ruotando alimentato dal nostro caricabatterie powerbank Parkside. Per poter spegnere basterà mantenere premuto per 2 secondi, il telefonino smetterà di ricaricarsi e il nostro ventilatore si spegnerà. Di nuovo in questo modo l'accenderemo, però mentre sta alimentando abbiamo anche la possibilità di accendere la luce LED. Basterà premere una volta questo tasto, anche se sta alimentando, riusciamo tranquillamente a utilizzare sia la luce che le due prese USB, quindi multifunzione, riesce a lavorare tranquillamente in tutti e due i modi. Per poter spegnere possiamo mantenere premuto il tastino, si spegnerà la luce e smetterà di alimentare i due dispositivi. Quindi manteniamo premuto, a questo punto si spegne tutto. Stessa cosa se utilizziamo solamente le prese USB.
Diamo la ricarica all'alimentazione, se vogliamo spegnere manteniamo premuto per 2 secondi e si spegne, quindi si può utilizzare la stessa modalità di spegnimento sia quando c'è il LED acceso che quando è spento. L'accensione richiede un solo clic, lo spegnimento invece una pressione prolungata di circa 2 secondi. Ora spegniamo la luce e vediamo quanta luce emette questa luce LED, questa lampadina nella parte frontale, che non è sicuramente elevatissima. Quindi come lampada da lavoro, tenendola sempre nella cassetta degli attrezzi insieme alle batterie degli altri attrezzi, può essere un aiuto in diverse circostanze. Facciamo questa prova. E allora ho spento quasi tutte le luci, sono rimaste solamente 2 lampade sulla parte alta. Volevo farvi vedere che per accendere la luce LED possiamo farlo pure ovviamente come abbiamo fatto mentre avevamo l'alimentazione dei dispositivi, e dobbiamo premere il tastino di accensione mentre abbiamo il LED di stato fisso. Quindi abbiamo i 4 lampeggi, dopodiché diventa fisso, a questo punto possiamo accendere. Per spegnere stessa cosa, una sola pressione, dopodiché si spegnerà perché non sta né alimentando e nemmeno utilizzando la luce. Adesso spengo sì le luci effettivamente e vi faccio vedere quanto sia luminoso, quindi così siamo praticamente quasi al buio totale. Adesso l'esposizione del telefonino sta aumentando la luce, ma posso assicurarvi non vedo praticamente quasi nulla. Quindi accendiamo. Ok, questa è la luce emessa dalla lampada, come vedete una bella luminosità, arriva fino in alto, è grandangolare perché arriva addirittura nella parte opposta alla lampada, essendo rivolta verso l'alto, illumina tranquillamente tutta la zona frontale e laterale, qua siamo quasi a 180 gradi, quindi riesce ad illuminare per bene. Non è sicuramente una torcia, non è una torcia tattica, non è una lampada da utilizzare quando si vanno a fare le escursioni eccetera, però riesce ad illuminare bene, molto molto bene. A me piace, come vedete riusciamo ad illuminare benissimo. Se io adesso spengo la lampada, guardate quanta differenza, non si vede praticamente quasi nulla. E anche in questo caso vi rendete conto, anzi forse ancora meglio, di quanto riesca ad illuminare pure lateralmente e in alto. Va bene, poi ovviamente verso il basso abbiamo un po' di difficoltà perché il LED è nella parte frontale, però riusciamo a posizionarlo in diversi angoli, quindi in diverse posizioni, per riuscire a illuminare anche volendo verso il basso, quindi riusciamo a metterlo come vogliamo, anche inclinata. Accendo la luce così riuscite a vedere e capire meglio, anche se l'avevate sicuramente già capito. Comunque così, in questo modo riusciamo ad illuminare verso il basso oppure frontalmente. Bene, un prodotto che aspettavo da tanto tempo, ne ho comprati 2, quindi sono felicissimo, e adesso in questo modo ho anche la possibilità di sfruttare le batterie che comunque rimangono per tanto tempo non utilizzate, a volte vendone tante, e quindi in questo modo a giro posso utilizzarle senza lasciarle abbandonate da parte. E posso utilizzare sia le batterie da 2, le batterie da 4 e le batterie da 8 A. Funziona perfettamente con tutti e 3 i tipi di batteria. Quindi questa è una batteria da 4 A, batteria standard, e funziona perfettamente. Utilizzando la batteria da 8 A avremo lo stesso tipo di funzionamento ma con un'autonomia maggiore, ovviamente aumenta il peso. Quindi si accende, accendiamo il LED anche in questo caso. E nel caso in cui vi accorgiate che nella parte frontale c'è del calore, è normale, è la lampada che surriscalda questa zona, non succede nulla assolutamente. Per il resto come prodotto io lo promuovo a pieni voti, mi è piaciuto tantissimo, me lo aspettavo da tempo. Fatemi sapere se anche voi l'avete trovato, se vi piace, cosa ne pensate. Quindi commentate qua giù, mettete pure un like al video, quindi cliccate sul pollice in su, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!